nasce nel 1916 quando nostro nonno Umberto e nostra nonna Ermelinda, che avevano diciamo, questo casolare a Posillipo, scesero a Chiaia, che all'epoca diciamo, era poco edificata, cioè nel senso che comunque era sostanzialmente una spiaggia e poco altro, e presero diciamo, questo locale che poi era la parte diciamo, attualmente del ristorante, e facevano diciamo, sostanzialmente trattoria più che altro, cioè cucina molto semplice. Nostro nonno diciamo, Umberto si occupava del vino e la nonna invece cucinava, nonna Ermelinda diciamo, aveva proprio la cucina che era proprio qui in una delle sale del ristorante. E poi questo diciamo nel 1916, circa nel 1924-25, poi nonno Umberto fece dei lavori, ingrandì il locale e costruì anche diciamo, l'attuale pizzeria, quindi l'altra zona del locale dove poi si iniziò a fare anche la pizza. Sì, quindi questo è un locale storico, quindi come hanno influenzato le guerre sul locale? Vabbè, durante le guerre, diciamo sia la prima sia la seconda guerra mondiale, nostro zio Mario e nostro padre Giuseppe, insieme alle sorelle Rosa, Bianca e Flora, portavano avanti insieme ai nonni diciamo, l'attività in maniera molto familiare, cioè era un'attività sostanzialmente familiare. Qualche aneddoto, sicuramente il fatto che zio Mario, diciamo, essendo stato negli Stati Uniti per vari anni, parlava molto bene americano, quindi diciamo, nell'immediato dopoguerra della seconda guerra mondiale fu molto frequentato dagli americani perché e anche da grandi personaggi come per esempio l'imperatore del Giappone Hirohito, proprio perché zio Mario aveva questa capacità di appunto interagire, di parlare la loro lingua e quindi riusciva ad ospitare anche tutti i grandi ammiragli, diciamo persone importanti della NATO che era presente a Napoli. L'altro aneddoto diciamo, è che nel 1943, proprio durante un bombardamento a tappeto delle forze americane, diciamo, cadde una bomba, anzi in realtà varie bombe, una distrusse Palazzo Partanna a Piazza dei Martiri e un'altra cadde proprio nel palazzo diciamo, che si trova nelle immediate adiacenze del ristorante. E la fortuna volle che insomma non esplose, e quindi rimase inesplosa tra virgolette, altrimenti diciamo probabilmente non ci sarebbe stato più il ristorante e quindi nonno Umberto per questa circostanza appunto come segno di ringraziamento divino tra virgolette fece un'edicola votiva che ricordava sia questo momento sia il fatto che il nostro padre Giuseppe aveva avuto negli anni 30 no? La poliomelite ed era guarito diciamo, da questa malattia, per cui lui mise insieme le due cose e fece costruire questa edicola votiva che ancora oggi è all'esterno del ristorante e che lì appunto dall'agosto del 43. La cosa che facevano nostro nonno, diciamo i nostri genitori, subito dopo la seconda guerra mondiale, perché siccome c'erano molti orfani per effetto appunto della guerra, loro il 13 giugno, che era il 13 giugno diciamo è Sant'Antonio e Sant'Antonio diciamo nel giorno di Sant'Antonio normalmente c'era la tradizione di fare il pane e di regalare il pane alle persone. Allora loro nel giorno di Sant'Antonio facevano questo pranzo di cui abbiamo qui delle fotografie con tutti gli orfani, cioè invitavano tutti i bambini dell'orfanatrofio e li facevano diciamo mangiare, c'era addirittura la musica, c'erano i posteggiatori che li intrattenevano eccetera, proprio per regalare diciamo un momento di felicità a questi poveri bambini che erano rimasti orfani durante la guerra. Questo l'hanno fatto, diciamo, penso fino agli anni 60, no? Fino a quando è stato vivo il nonno. E noi proprio quando ci fu il centenario nel 2016 lo facemmo proprio il giorno di Sant'Antonio, cioè il 13 giugno, proprio per riprendere e raccontare questa antica tradizione. E nel giorno del 105esimo anniversario abbiamo fatto anche noi il pane, cioè abbiamo ripreso questa tradizione del pane. Anche se era durante il Covid, però comunque l'abbiamo fatto, abbiamo chiamato il parroco del quartiere che è venuto a benedire questo pane e poi l'abbiamo regalato ai clienti per diciamo riprendere questa antica... alla parrocchia. E anche alla parrocchia.
per riprendere questa antica tradizione, perché noi comunque qui facciamo, diciamo, il pane 2 volte al giorno, cioè la mattina e la sera, diciamo, utilizzando lievito naturale, lievito madre, eccetera. Quindi volevo, diciamo, raccontare quest'altro aneddoto sulla storia del locale. Principio utilizzate per la selezione dei prodotti? Allora, il principio essenziale è quello della territorialità e di prodotti e della genuinità, cioè noi sposiamo un po' la filosofia di slow food del buono, pulito e giusto, cioè che tutti i prodotti, oltre ad essere buoni, devono anche venire da produttori che operano in una certa maniera e anche in maniera etica. Leggendo il menù avete il pacchero del 3 dita, ci potete raccontare questa storia per favore? Sì, allora diciamo che negli anni noi abbiamo un po' affiancato gli chef. Ok. Prima io e mia sorella, quando diciamo Massimo era ancora in giro, che faceva il servizio militare, eccetera, con lo chef precedente. Quindi tutte le varie cose che abbiamo nel menù più o meno le abbiamo studiate insieme agli chef, cioè per esempio col vecchio chef Gennaro io arrivavo, provavo durante un viaggio una cosa e dicevo Gennaro, ho provato questa cosa che mi è piaciuta, vogliamo riproporla, e quindi diciamo lui era molto bravo poi a interpretare quello che gli dicevo, e questo si è perpetuato negli anni. E poi negli anni abbiamo voluto caratterizzare anche il menù dando, diciamo, un'impronta anche e un riconoscimento sia ai nostri nonni sia, diciamo, ai nostri genitori. Infatti poi abbiamo introdotto il pacchero del 3 dita che è fatto con polipetti veraci, con i pomodorini del piennolo e anche altre pietanze che poi abbiamo intitolato le polpette di nonna Ermelinda, perché nonna Ermelinda, cioè mia nonna paterna, era molto brava a fare le polpette. Oppure una pizza l'abbiamo intitolata a mia mamma. Quindi diciamo tutte queste cose le abbiamo usate poi per dare un'identità dei piatti e non riproporre, cioè, delle cose tipo come vedi in giro, il nome napoletano, il nome, diciamo, che non c'entra niente con la nostra storia. Volevo aggiungere una cosa, diciamo, proprio sul cibo, no? Perché noi, diciamo, la nostra generazione, cioè mia e di Lorella, ha vissuto in particolare a Napoli, diciamo, un cambiamento della cultura gastronomica, cioè quando noi eravamo ragazzi nei ristoranti, diciamo, c'era una cucina più internazionale, cioè come raccontava lei, il vecchio chef che c'era all'epoca, che ne so, faceva l'ossobuco, faceva il risotto alla milanese, faceva la cotoletta alla milanese, cioè all'epoca i ristoranti, siccome c'era una grande tradizione di cucina di casa, no? A casa, e tutte le persone, diciamo, non venivano nei ristoranti a mangiare la genovese o la provenzale o insomma i piatti tipici napoletani, che già li mangiavano a casa. Invece nei ristoranti, diciamo, negli anni 70-80 sostanzialmente c'era una cucina più internazionale, cioè La nouvelle cuisine. Bravo. no, più che anche Bravo. nouvelle cuisine, però c'era, diciamo, la gente voleva provare i piatti che non riusciva a viaggiare come si viaggia oggi, e quindi voleva provare magari il piatto francese, la crêpe, piuttosto che le tagliatelle con la panna, i funghi e il prosciutto, eccetera, eccetera. Poi invece, diciamo, noi, diciamo, la nostra generazione è riuscita a riportare un poco quella che era proprio la cucina tipica napoletana. Noi per esempio oggi uno dei piatti che vale per la maggiore, a parte il pacchero del 3 dita, è la genovese, che chiaramente sono piatti tipici napoletani. Per esempio il baccalà, che per tanti anni non veniva proprio proposto nei ristoranti, cioè era difficile trovare il baccalà alla napoletana, che è un piatto eccezionale, in un ristorante, perché la gente diceva vabbè, ma io già lo mangio a casa, che vengo pure al ristorante a mangiare quello. E quindi c'è stata, diciamo, questa grande trasformazione, insieme, come diceva Lorella, poi al fatto che comunque i ristoranti hanno imparato a utilizzare anche molto meglio i prodotti del territorio.
e quindi a favorire quelli che sono i produttori locali e quindi un'economia diciamo locale che è molto importante, perché oggi che diciamo Napoli è diventata una meta turistica è importante che poi queste risorse vengano distribuite sul territorio e non vadano magari disperse in altri canali, diciamo magari verso un mercato estero e così via. Quindi questo è stato un grande passaggio, un passaggio molto importante nella gastronomia e nell'offerta della ristorazione nostra e napoletana, e come diceva Lorella, noi in questo passaggio poi abbiamo deciso di riprendere alcune cose, cioè per esempio Tre Dita, no? Tre Dita era il soprannome del nostro nonno Umberto, che aveva 3 dita solamente perché 2 le aveva perse in una battuta di caccia. Allora, siccome diciamo negli anni 50-60 addirittura il ristorante non era conosciuto come Umberto, ma era conosciuto come Tre Dita, cioè molti vecchi napoletani ancora oggi dicevano Umberto, ma ho 3 dita, perché era il soprannome di mio nonno. Allora noi pensammo diciamo di intitolare un piatto diciamo tipico, perché sostanzialmente polipetti, olive, capperi e pomodorini, è un classico diciamo napoletano, intitolarlo a lui, così come abbiamo dedicato poi un piatto a mia nonna e agli altri. Quindi è stata anche questa riscoperta diciamo dei nostri prodotti che ha portato diciamo a questo. Diciamo che nella cucina dagli anni 70 a oggi, se un po', e non solo nella cucina, nei ristoranti, si è operata una rivoluzione copernicana, cioè mentre prima, almeno io parlo sempre di un certo livello di ristorazione, parliamo, cioè mentre prima si cavalcava un po' l'onda, no, di quello che era di moda, come fanno oggi alcuni, che per esempio si porta il sushi e fanno il sushi, si porta la patata fritta e fanno le patate fritte. La rivoluzione che si è operata, cioè sia in cucina sia nell'ambito anche del vino, che è quello diciamo che io ho vissuto in maniera maggiore, anche perché quando ho cominciato a lavorare con mio padre non era come adesso che c'erano gli chef che erano stelle, e allora cioè, io decisi di fare il corso di sommelier e quindi mi sono occupata sempre del vino, e mi ricordo negli anni 70, quando ho cominciato a lavorare con mio padre, quello che si portava nei ristoranti erano tutti vini o del centro Italia o del nord Italia, quindi i vitigni internazionali, Chardonnay, Pinot, Chianti. Non esistevano i vitigni campani, e cioè io sono stata la prima, tanto è vero che tantissime aziende che oggi sono affermate, io le ho portate per prima nel ristorante, sono stata la prima, cioè a dire a mio padre ma compriamo questo vino, compriamo questo prodotto del territorio, e questo poi diciamo oggi lo diamo per scontato, ma non è per niente scontato, cioè, noi l'abbiamo vissuto in prima persona, cioè questo cambiamento che è avvenuto di prospettiva anche, e diciamo tra i produttori il primo è stato Mastro Berardino. Oggi si dice, io quando sento dire no, questa azienda è commerciale, no, questa azienda non è buona, no, queste sono aziende che hanno contribuito in maniera diciamo importantissima e determinante alla crescita del nostro territorio, a far cambiare le prospettive, quando i viticoltori espiantavano i vitigni autoctoni e invece mettevano i vitigni internazionali, loro li hanno valorizzati, quindi diciamo questo va riconosciuto, e noi l'abbiamo vissuto in prima persona. In quest'arco di questi quasi 120 anni di storia di questo ristorante, qualche aneddoto dei clienti più famosi sono venuti, come i De Filippo, che ho visto se ci potete raccontare appunto un aneddoto su questi clienti tra virgolette più famosi. Allora, Edoardo De Filippo diciamo spesso era qui al teatro che è vicino al ristorante, quindi nostro padre, nostro zio ci raccontava appunto che lui di tanto in tanto veniva qui a mangiare. Però sostanzialmente più che venire qui a mangiare, siccome è una persona abbastanza schiva, abbastanza riservata,
spesso faceva quello che oggi fa Uber e tutte le compagnie di delivery, cioè chiedeva un pasto al teatro, diciamo, che oggi è normale, all'epoca era una cosa assolutamente inusuale, cioè i ristoranti non erano attrezzati per consegnare, infatti addirittura consegnavano appunto queste cose nei piatti, non c'erano contenitori da sport, e quindi nostro zio appunto raccontava che lui andava a portare questo pranzo, questa cena spesso a teatro ad Edoardo e alla sua compagnia, ed era carina, diciamo, come aneddoto, cioè lui molto giovane aspettava che poi Edoardo finisse lo spettacolo per poterlo farlo mangiare e per riportare poi i piatti al ristorante, perché sostanzialmente, ripeto, non c'erano contenitori da sport. Un altro grande frequentatore, diciamo, oltre Edoardo, era Renato Caccioppoli, che era il matematico napoletano, diciamo rivoluzionario per così dire, che viveva qui a Palazzo Cellammare, e spesso noi abbiamo anche tante foto che sono state pubblicate anche su dei libri su di lui. Veniva, diciamo, occupava un tavolo da solo, si metteva appunto a scrivere le sue teorie matematiche, e veniva qui anche con i suoi assistenti, insomma con la sua compagna, con il famoso gallo, no? Con cui girava a volte per la città. C'è questa storia che lui girava con il gallo per diciamo opporsi a un certo tipo di visione politica che c'era all'epoca in Italia. Più poi, vabbè, recentemente veramente sono tanti. Noi siamo sempre molto discreti con gli ospiti, cioè cerchiamo di non essere troppo invadenti. Poi a un certo punto noi cominciamo anche a fare delle foto, no? Perché poi ci rendiamo conto che comunque magari poi quel momento lo perdi, e quindi insomma da veramente personaggi di tutti i tipi, cioè da Benigni a Angela Merkel, vari presidenti della Repubblica, Ciampi, Napolitano, insomma anche tanti attori, personaggi dello spettacolo, proprio perché, diciamo, loro qui trovano buona cucina, anche intellettuali, Daniel Pennac. Sì, sì. E poi c'è, vabbè, la rassegna di Comic-Con, abbiamo avuto anche tanti fumettisti famosi come Manara, come Don Rosa, come si chiama lui che è stato ucciso a Charlie Hebdo, Volinsky. Abbiamo un disegno di Volinsky che poi fu ucciso nella strage di Charlie Hebdo. Quindi insomma, voglio dire, in questi 120 anni, no, vabbè, non sono proprio 120, sono 110, sicuramente il ristorante è stato un punto di riferimento per la città. Cioè, io questo lo dico sempre perché oggi magari con il flusso turistico si può pensare che invece, diciamo, secondo me quello di cui parlava Lorella, cioè l'etica nella proposizione dei piatti, l'etica nella gestione anche dello staff, del personale, nella gestione amministrativa del ristorante, e soprattutto, diciamo, l'ospitalità e l'accoglienza, oggi fanno appunto di Umberto uno dei locali, secondo me, io dico sempre, tra i locali storici vengono definiti a volte i musei dell'ospitalità, no? Al di là del cibo, secondo me l'ospitalità, cioè il modo in cui accogli le persone, che siano essi VIP o non VIP, anche persone, diciamo, semplici, che fa una grande differenza. Noi questo, diciamo, è uno delle cose che ci hanno insegnato i nostri genitori, appunto nel nostro DNA. Diciamo, adesso mi da tanti anni, quindi oltre a esserci, diciamo, un'educazione, una competenza e un'etica, c'è anche comunque di fondo una preparazione che poi noi cerchiamo di trasferire, diciamo, a tutto lo staff. Qual è il segreto per la longevità di un locale? Allora, diciamo, secondo me il segreto, diciamo, dato che noi ormai siamo alla quarta generazione, mi sento di dire che il segreto è la coesione familiare. Perché sicuramente non si riesce a portare un'azienda avanti appunto per più di 100 anni con la stessa famiglia, nella stessa locazione, se non c'è un'armonia, diciamo, tra i fratelli. Noi, diciamo, insieme a Lorella e anche Roberta e Linda, che sono le altre due mie sorelle, grazie ai nostri genitori che appunto ci hanno insegnato questi valori diciamo, della condivisione, perché è chiaro che ognuno fa qualche cosa, appunto come diceva Lorella, lei si occupa più del vino, diciamo, dell'approvvigionamento, io magari mi occupo più dell'amministrazione,
Però diciamo noi abbiamo avuto, sicuramente ci sono stati momenti anche di, diciamo, tra virgolette, di litigio, no? Perché c'è litigio in senso positivo, però alla fine diciamo tu hai sempre l'obiettivo del portare avanti un'azienda familiare, cioè nel senso che oggi sicuramente non è più un'azienda familiare come all'epoca dei nostri nonni, però noi, come diceva Lorella prima giustamente, manteniamo sempre un po' il controllo di tutto, cioè nel senso che apriamo noi, chiudiamo noi, può sembrare una cosa un po' anacronistica oggi, però è quello che ci ha consentito anche di appunto poi durare tanto, cioè nel senso di l'armonia, sicuramente il controllo di gestione, come diceva lei, la giusta scelta dei prodotti e l'armonia soprattutto tra di noi, perché poi se comincia, diciamo, a esserci problemi tra familiari, allora poi diciamo questo è il problema di quasi tutte le aziende storiche, cioè i passaggi generazionali, perché quando non si riesce appunto a formare i figli o i nipoti o chi diciamo dovrà portare poi avanti l'attività con questi valori, appunto con i valori dell'etica, con i valori diciamo proprio del valore che si può dare a un'azienda che racconta la storia poi della tua città, no? Questo è il concetto. Cioè è poco economico, è molto, diciamo, di filosofia proprio di vita e anche dell'orgoglio, no? Di portare avanti un'azienda che ha visto, magari a noi a volte qua vengono dei clienti, nonni, nipoti, bisnonni, cioè 3-4 generazioni, e a tavola raccontano appunto ai nipoti aneddoti magari di loro che sono stati qui a fare la festa di fidanzamento o che venivano ai tempi per esempio l'Umberto della scuola che è qui vicino, tantissimi appunto raccontano, all'epoca c'eravamo solo noi, quindi venivano tutti qua, insomma, e diciamo questo è quello che poi ti dà anche l'orgoglio, no? E la forza a volte nelle difficoltà di continuare, cioè l'armonia nella condivisione dei valori della famiglia.